Ciao amiche, ciao amici lettori, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ho preparato un nuovo book tag, un po' di domande e risposte per conoscerci un po' meglio. 50 domande scomode sui libri, si intitola. Dopo vi lascio le domande in descrizione se volete provare a rispondere anche voi. Prima domanda, copertina rigida o tascabile? In genere quasi sempre tascabile. La copertina rigida la prendo quando ci sono delle promozioni, ma sia per questioni economiche sia per praticità preferisco i libri piccoli in versione economica. Sovracopertina su o no? Sì, se c'è la lascio. Libri nuovi o usati? Eh, quello che trovo. Se li trovo anche nell'usato, se sono in buone condizioni, li prendo. Audiolibri sì o no? Quarta domanda, sì, assolutamente, se li trovo. Copri i libri, quelli a cui tengo di più, sì. Domande 6 e 7. Un libro bello con una brutta copertina oppure un libro brutto con una bella copertina? Non ho mai fatto molto caso alla copertina, veramente. Di solito guardo il libro, non mi interessa. Il primo libro che hai letto? Il primo libro che mi ricordo è stato Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Mi ricordo che me l'ha regalato mio papà quando avevo circa 5 anni e è il primo libro che mi ricordo di aver letto. L'ultimo libro che hai finito? Morte a Plum Island di Nelson DeMille. L'ultima serie che hai finito di libri? Non credo di averne finite, ne ho iniziate diverse come la serie di Tom Ripley, l'87° distretto, altre serie di libri, La casa nella prateria, ne ho letti un paio, ma mi sembra che sono 4-5 volumi e non le ho ancora finite. L'ultimo libro che hai comprato è da tanto tempo che non compro libri, ne ho tantissimi in casa, sia miei, sia ereditati, sia ebook che ho scaricato da qualche sito, per cui non ne compro da parecchio tempo. Devono essere anni che non compro libri. Domanda numero 12, il tuo genere preferito? Ne ho già parlato qui sul canale. Sono in generale i thriller, i noir, legal thriller. Il genere preferito in assoluto quello, poi ce ne sono anche altri, i romanzi storici, le grandi biografie, saggistica, libri scientifici, economia. Qual è il tuo libro preferito di questo genere? Allora, del genere thriller è I Vedovi Boileau Jacques, ne ho già parlato, c'è anche un video qui sul canale. E nel genere noir, diciamo, Le strade dell'innocenza di James Roy. È un libro un po' pesante per stomaci forti, però a me è piaciuto molto. Quale genere non leggi molto? Domanda numero 14. I romanzi rosa non mi interessano, ne ho letti qualcuni, ma non mi interessano molto. Leggi poesie? Raramente, poco. Leggi saggistica o scientifica? Sì, assolutamente. Domanda 17. Leggi libri per ragazzi o per bambini? Sì, sì, sì. Ad esempio La casa nella prateria sono romanzi per ragazzi. Ho anche i libri di Grisham di Theodore Boone, ne ho già parlato qui sul canale, sono dei gialli per ragazzi. Comunque sono scritti molto bene, ve li consiglio. Domanda numero 18, hai abbonamenti a BookBox? No. Domanda 19, qual è il tuo articolo libresco preferito? Non saprei, non mi viene in mente niente al momento. Domanda numero 20, qual è il tuo segnalibro attuale? È questo. Questo è il libro che sto leggendo, questo è il segnalibro. Un normalissimo segnalibro blu. 21. Qual è l'oggetto più strano che hai usato come segnalibro? Se non ho segnalibro a portata di mano, uso un fazzoletto di carta o un fazzoletto di stoffa. Domanda 22. Sovracopertina o no? Sì, se c'è, assolutamente. Domanda numero 23. Chi è la tua crush nei libri? Cesare è un personaggio che mi ha sempre affascinato. Giulio Cesare, ho letto diverse biografie su di lui. Mi piaceva molto come affrontava i problemi e come affrontava la vita.
Domanda numero 24, la coppia preferita? Non saprei, non mi viene in mente nessuno. Domanda numero 25, il cattivo preferito? Tom Ripley, anche se in generale non è un cattivo, era solo uno che si arrangiava, che truffava, che non era proprio un cattivo. Uccideva solo in caso di estrema necessità. In generale io tifo sempre per i cattivi, i buoni mi sembrano abbastanza inverosimili. Domanda numero 26, la tua avventura preferita? I libri di Francisco Coloane, devo averlo già detto. Domanda numero 27, serie, trilogie o stand alone? La maggior parte dei libri sono singoli, quindi direi singoli, però se capita una trilogia o una serie che mi piace la leggo volentieri. Domanda numero 28, ebook o cartacei? La maggior parte dei libri che ho sono cartacei, comunque anche ebook se capitano li leggo. Domanda 29, qual è il tuo adattamento preferito? Il Padrino parte 1 e 2. Domanda 30, adattamenti cinematografici o serie? I film tratti dalla serie di Tom Ripley di Patricia Highsmith. Domanda numero 31, quale libro ha bisogno di un adattamento? Quelli di John Steinbeck che non sono ancora stati fatti, Al Dio sconosciuto, I pascoli del cielo, eccetera. Domanda 32, il miglior mondo libresco, direi l'antica Roma. Io sono molto appassionata dell'epoca dei Cesari, mi piace molto quel... Se parliamo di mondi fantastici, mondi fantasy in genere, è un genere che non leggo. Domanda 33, lo stile di scrittura preferito deve essere molto diretto, in prima e in terza persona, però deve essere scritto molto, in maniera molto semplice e diretta. Domanda 34, quale libro ami ma nessuno conosce? E in mezzo scorre il fiume, non è un libro proprio sconosciuto, però secondo me meriterebbe maggiore fama. Ne ho già parlato qui sul canale. Domanda 35, un libro popolare che tu hai odiato? Q di Luther Blissett. È sopravvalutato, noioso, pesante. Non si capisce dove vuole andare a parare. Domanda 36, letture dell'infanzia che hai amato? Alice nel Paese delle Meraviglie e, di Lewis Carroll. È stato il mio preferito, forse perché è il primo che mi ricordo. Domanda 37, un libro che ti ha cambiato la vita? L'arte di essere felice e di vivere a lungo di Seneca. L'ho letto in un periodo dove ero un po' giù, ero un po' depressa, mi ha aiutato molto a tirarmi su. Consiglio Seneca di leggerlo tutti i suoi libri, anche a chi non è appassionato di letteratura, sono molto belli. Un libro che hai odiato a scuola, domanda numero 38, I Promessi Sposi di Manzoni. Me l'hanno fatto leggere perché era tra le letture obbligate a scuola, io lo detestavo, mi annoiava tantissimo. 39, compri libri per collezione? No. 40, doni libri? Sì, assolutamente, se capita l'occasione. Sia come regali, sia donare nel senso di darli alla biblioteca quando ho finito di leggerli. Se non mi interessa di tenerli, li do alla biblioteca. Domanda 41, il tuo snack da lettura preferito? Dipende dalla stagione, comunque diciamo una tazza di tè caldo con i biscotti, volentieri. 42, la tua posizione preferita per leggere? O in poltrona oppure tante volte magari mi siedo sul letto con la lucina e leggo, è molto comodo. Luce naturale o lampada? Beh, se siamo di sera la lampada, di giorno la luce naturale. Fuori o dentro? Preferisco dentro perché è più comodo, perché mi posso mettere in poltrona e poi io abito in campagna, per cui se vado fuori mi massacrano le zanzare. Di solito sto in casa. Rompi le copertine o stai attento? Sto attento assolutamente. Ho dei libri che sono vecchi di 50 anni, sono ancora nuovissimi. Domanda 46, leggi anche in altre lingue? Sì, inglese e francese. Domanda 47, che serie di libri
vorresti finire di leggere quest'anno? Non sto leggendo una serie di libri. Domanda 48. Per quali uscite hai più aspettative in questo momento? Non sto comprando libri al momento, ne ho già tanti, per cui non seguo le nuove uscite. Domanda 49. Hai un book influencer preferito? Ce ne sono diversi che seguo, anche altri, ne cito alcuni. Matteo Fumagalli, Librassi, Chiara Martini, Ima the Books, uno scrittore sul web. Ce ne sono anche altri. Questi sono quelli che seguo più spesso. Domanda 50. Hai un canale, un blog, un altro social? Sì, questo canale. Bene, anche le domande per oggi sono finite. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche se il video vi è piaciuto e mettetemi un like. A presto al prossimo video. Ciao, grazie.